Un nuovo stop per Romelu Lukaku che ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d'oca del ginocchio sinistro. È purtroppo la notizia del giorno. L'attaccante belga, dopo i problemi della prima parte di stagione, sarà costretto quindi a saltare anche la gara di Coppa Italia contro il Parma e poi verrà rivalutato in vista di Inter Verona e soprattutto in vista della Supercoppa italiana contro il Milan. Un altro problema che però inevitabilmente accende ulteriormente il dibattito su Lukaku, del quale parliamo nell'episodio di oggi, dove faccio a me stesso e poi soprattutto a voi 3 domande proprio su Big Rom e poi in chiusura, come facciamo sempre, anche un punto con le altre notizie principali del momento, visto che c'è da segnalare un altro stop, un altro infortunio, quindi anche una situazione un po' di emergenza per la nostra Inter, l'Inter di Simone Inzaghi. Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio di oggi che arriva dopo un weekend per alcuni reso un po' meno amaro, per altri invece ancora più amaro dal risultato ottenuto da José Mourinho che ferma il Milan a San Siro, un Milan che sembrava aver portato a casa la vittoria contro la Roma che invece riagguanta il pari proprio nel finale. Evidentemente anche molti giornali che si sono affrettati a pubblicare articoli per esaltare la vittoria del Milan, che poi non è arrivata, si sono dimenticati quello che è il motto di Passione Inter, ovvero che le partite durano 90 minuti più recupero. Purtroppo questo vale anche per noi, visto che contro il Monza, ecco, l'Inter è stata riacciuffata, ecco, proprio nei minuti di recupero nel finale e ora la classifica dice che il Napoli guida con 44 punti, insegue la Juventus a 37 agganciando proprio il Milan a quota 37, l'Inter a 34, Lazio e Roma invece a 31, in vista poi di un turno di campionato il prossimo che vedrà Napoli e Juventus affrontarsi in uno scontro diretto, il Milan invece sarà protagonista sul campo del Lecce e l'Inter affronterà a San Siro il Verona, come dicevamo in precedenza. Uno dei temi più caldi dopo la partita contro il Monza è sicuramente quello arbitrale, di cui però abbiamo già parlato con un approfondimento all'interno della nostra live post partita. Vi invito a recuperare il nostro approfondimento se non l'avete ancora fatto, vi lascio il link in descrizione. Ci tengo perché abbiamo parlato di tanti temi e ci siamo soffermati in modo particolare sulla questione arbitrale. Un altro tema decisamente rilevante che fa molto discutere, come dicevamo, è quello relativo alla prestazione di Lukaku, una prestazione che per noi è stata da 4 in pagella, visto che purtroppo ha sbagliato praticamente ogni pallone giocato e ora, come detto, Lukaku si ferma di nuovo. Non sembra uno stop grave, uno stop che forse fa anche parte di un percorso attraverso il quale il belga sta cercando di tornare al top della condizione, però ecco, questo impone ancora una volta delle riflessioni. E quindi nel club di Passione Inter, con i nostri sostenitori su passioneinter.club, abbiamo sollevato 3 domande, come dicevo in apertura. E la prima domanda secca che faccio a me e rivolgo anche a voi è: Lukaku riuscirà a tornare quello del 2021 oppure no? Risposta secca da parte mia: secondo me no, o comunque, non di sicuro in questa stagione che stiamo affrontando adesso, per tutta una serie di fattori. Uno più ambientale e tecnico potremmo definirlo, ovvero l'Inter in cui si trova oggi Lukaku non è l'Inter in cui era nel 2021 e questo sicuramente incide anche sul singolo giocatore. Non parlo del fatto che non ci siano più Conte e Pintus, come dicono in molti, dicono che senza Conte e Pintus Lukaku non sarà mai più quello vero. Per me non è questo, o comunque non è solo questo. Anche il modo in cui era stato preso, comprato, pagato tanto e poi anche coccolato al suo arrivo all'Inter avevano inciso molto per me. Ora di fatto Lukaku è un precario, possiamo definirlo, all'Inter e anche se la curva sembra che abbia ricominciato a coccolarlo, comunque a fargli qualche coro, ecco, è un giocatore Lukaku che va trattato in un certo modo anche dal punto di vista mentale e quindi di questa situazione di precarietà secondo me può risentire. Poi dal punto di vista fisico, allo stesso modo è una macchina molto importante, Lukaku, una macchina che ha bisogno di essere rimessa in moto e curata a puntino, quindi ci vorrà tempo per rilanciarlo. Nel 2021 arrivava di fatto da 1 anno e mezzo di lavoro al millimetro, calibrato e senza intoppi, senza infortuni. Ovvio che non può tornare a quel livello nei prossimi 2 mesi, almeno secondo me. Allo stesso tempo, però, l'altra domanda provocatoria che faccio è: ma ci serve davvero il Lukaku del 2021 così devastante come nel 2021? Nel senso, se riuscisse a tornare anche ad un 70-80% sarebbe sufficiente oppure no? E,
Io anche qui, mia opinione secca, per quelli che sono gli obiettivi in questo momento dell'Inter per questa stagione, secondo me non è assolutamente strettamente necessario riavere per forza il Lukaku devastante del 2021. Perché? Perché in questa Serie A soprattutto il livello del campionato per me dimostra che anche un Lukaku al 70%, sparo una cifra a caso, comunque in forma e con un rendimento normale per un attaccante che bisogna considerare titolare dell'Inter, quindi non straordinario, non fuori dall'ordinario, ci permetterebbe di chiudere bene questa stagione. Chiudere bene significa anche fare un buon piazzamento, perché anche fare un buon piazzamento con tutto il rammarico e la delusione e la rabbia che possiamo metterci nel sottolineare, determinati errori, sarebbe comunque un buon risultato. Poi più Lukaku supera questo 70% di condizione, più potremo poi alzare le nostre ambizioni. Però per quello che è il livello di questo campionato, per me un Lukaku anche non clamoroso come quello dell'ultimo scudetto dell'Inter, può permetterci di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione. A questo poi si collega anche la terza domanda che riguarda invece il futuro e soprattutto la prossima stagione, visto che anche oggi la Gazzetta dello Sport ha parlato di permanenza in bilico e di dubbi da parte dell'Inter su Lukaku. E quindi terza domanda che ci facciamo e che faccio a voi: Lukaku va tenuto anche l'anno prossimo oppure no? È ovvio che oggi è ancora presto per decidere in una maniera netta da una parte o dall'altra, secondo me. Allo stesso tempo io dico che Lukaku l'ho riaccolto molto volentieri in estate, lo sapete, l'ho detto spesso, così come però spesso ho espresso dei dubbi su questa operazione, e in vista della prossima stagione ribadisco in maniera ancor più convinta, questi dubbi, perché a queste cifre con Lukaku stai facendo una scommessa ad altissimo rischio con un ritorno dell'investimento purtroppo molto incerto e visto quanto costa Lukaku all'anno deve farti una stagione da trascinatore totale per giustificare un investimento di questo tipo, vista la situazione attuale, dell'Inter. Altrimenti hai tolto delle risorse importantissime per completare una rosa che, in altri reparti invece qualche lacuna la sta dimostrando, anche nello stesso attacco. Quindi possiamo permetterci nuovamente una scommessa così costosa? Guardando il bilancio direi di no. Non so voi che ne pensate, quindi fatemi sapere nei commenti le vostre risposte a queste 3 domande. Intanto speriamo di recuperarlo quanto prima perché, come dicevo, siamo di nuovo in emergenza e le ambizioni dell'Inter in questa seconda parte di stagione dipendono molto dalle condizioni di Lukaku. E a proposito di emergenza, dicevo in apertura, si è fermato Handanovic ufficialmente per un problema muscolare. Barella e Çalhanoğlu sono entrambi usciti acciaccati alla gara contro il Monza. Siamo in attesa di ulteriori novità ufficiali, ma per entrambi possiamo prevedere un'esclusione dalla gara contro il Parma di Coppa Italia e dovrebbero tornare direttamente sabato contro il Verona. Rimane fuori anche Marcelo Brozovic. Facciamo i conti, siamo veramente contati. Per cui bisogna provare anche qualche soluzione tattica differente, probabilmente già contro il Parma che non sta vivendo un gran momento in Serie B, quindi può essere l'occasione per fare anche qualche esperimento che può diventare utile per la parte finale di stagione. Nel frattempo, per chiudere questo contenuto di oggi, la Gazzetta dello Sport ci racconta oggi anche che l'agente di Skriniar avrebbe comunicato all'Inter che entro la fine di questa settimana darà la propria risposta all'offerta di rinnovo presentata dalla dirigenza nerazzurra. Ce lo auguriamo perché francamente anche questa telenovela ha abbastanza stancato. Delle altre notizie parleremo in diretta alle 19:30, quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo nel club di Passione Inter con la community dei nostri sostenitori e di quelli che permettono al progetto Passione Inter di andare avanti con nuovi contenuti ogni giorno, quindi www.passioneinter.club per entrare nel nostro server Discord e partecipare alla live esclusiva delle 22. In chiusura, come detto, vi lascio un approfondimento da non perdere. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate proprio qui in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.